Ciao a tutti! Stavo lavorando questa maglia, in particolare il collo, questo bordino, e vi faccio vedere come l'ho fatto, perché ho fatto una prova e mi sembra che funzioni bene. Ve lo faccio vedere come l'ho fatto e anche più in grande, così mi date un vostro parere. Ecco, ho fatto questo bordo perché volevo dargli un pochino di colore, però avendolo deciso dopo, cioè non l'ho inserito nella lavorazione del bordo, ma l'ho aggiunto dopo il colore, ho provato a lavorarli in questo modo che poi vi farò vedere. Questo è un bordo lavorato in piano in orizzontale, quindi con righe di andata e ritorno, il classico bordo elastico con le maglie bassissime. Poi, questo appunto è il modello dello scaldacollo, ho ripreso le maglie in tondo. Alla fine ho deciso di aggiungere appunto questo tocco di colore. Se l'avessi deciso prima, si poteva appunto lavorare questa piccola striscia, queste poche maglie all'inizio con il bordo, cioè io facevo la prima maglia, 1-2 maglie bassissime del colore giallo e poi continuavo col colore grigio. Ritornavo indietro col colore grigio, qui ancora il cambio colore, il giallo. Allora, ovviamente questo cambio colore così a inizio maglie, perché poi questa qua alla fine è una sola maglia, è un pacchino macchinoso, sicuramente non facilissimo da gestire. Ehm, a dir la verità, visto che comunque sono un bordo, non è tantissimo, se avessi deciso prima questa cosa del colore, l'avrei lavorata già dentro il bordo e appunto con il cambio colore. Diciamo che macchinoso anche magari avere due gomitoli, però si può ovviare con questo colore giallo che è molto poco di fare arrotolare una matassina e staccare poi il filo in modo tale che non ci portiamo dietro un intero gomitolo ma solo la matassina. Ma va bene, al di là di quello appunto avendolo deciso dopo ho provato a fare così. Ho fatto varie prove, quella che funziona meglio è maglia bassa e maglia bassissima, cioè io alterno la maglia bassa che faccio lavorandola nel buco, nella V delle colonnine in rilievo, entro nella V che così come vedete produco un'ulteriore V che è quella della maglia bassa e poi lavoro una maglia bassissima in modo tale che questa maglia bassissima che si abbassa appunto è come se entrasse. Allora viene lavorata dentro, cioè tra due colonne ci sono questi punti e io la lavoro in mezzo appunto alle due colonne. Quindi mi dà un effetto abbastanza elastico, non tanto elastico come questo, quindi è da considerare. Però diciamo che da un certo punto di vista lo tiene fermo anche, perché il mio problema, come sapete, è quello anche se lavoro con le maglie bassissime, io allargo sempre la lavorazione, quindi i miei elastici sono sempre morbidissimi. Quindi questo mi tiene anche un pochino più strutturato il collo, a dir la verità. E vi faccio vedere come lo lavoro. Quando io mi trovo a lavorare sulla colonnina, allora contate che ogni colonnina, ogni costa, è composta da due giri, un giro di andata e un giro di ritorno. Quindi io per lavorare tutti i giri, cioè tutte le righe, devo lavorare due maglie ogni costa, cioè una maglia la lavoro sopra qua e l'altra la lavoro in mezzo, in modo tale che non salto nessuna riga. Quindi io devo entrare nella V. Questa è la mia prima maglia, quindi dovrei entrare qua. Io di solito cosa faccio però? Questa maglia era bella in effetti, si entrava bene senza problemi, però spesso le mie maglie qua, le prime maglie all'inizio, o sono un po' girate o sono molto strette, perché le lavoro così, non vi so dire il motivo. Quindi io scendo qua nella seconda, dove sono sicura che il buco è bello largo, tengo una tensione morbida e faccio la maglia bassa. Vedete? Tanto il bordo è comunque inglobato nella maglia bassa. Quindi scegliete voi dove avete la maglia più bella. Vedete che questa è piccolina, è un po' storta, quindi sceglierò di entrare qua. Poi abbiamo questo in mezzo, si può entrare sia qua, perché ci sono due buchi, che qua. Scegliete voi. L'importante è che non saltate le maglie, quindi maglia bassissima quando devo lavorare in mezzo, maglia bassa invece quando devo lavorare la costa in rilievo. Vedete che anche qua, questa qua come stretta, cioè volendo posso entrare, sforzo, però io non voglio sforzare
e entro qua. Posso entrare anche qui, io sono abituata a entrare qua, però posso entrare anche questa. L'importante è che poi non vi dimenticate che è la costa, perché qua vedete che siete sopra, fa niente, fate lo stesso questa maglia sotto. Queste maglie sono larghissime. Allora, qua era l'inizio, è un po' sporco, vedete com'è brutto, quindi entro qua. E poi faccio questa. Aspetta che magari devo tirare il filo. La maglia bassissima. E qua io avevo cominciato con una maglia bassa e quindi finisco con una maglia bassissima. E poi ovviamente qua poi chiudiamo il giro e via. Allora, è uguale a lavorarlo avanti e indietro direttamente nella lavorazione del bordo? No, perché sarebbe stato diverso, forse più pulito, ma sinceramente a me così piace, ve lo faccio vedere bene da vicino. A me così piace, nel senso che funziona bene comunque ed è un'ottima alternativa. Si vede comunque la maglia colorata e la maglia bassissima. Volendo si può fare un altro giro lavorandolo in questo modo. Vi faccio vedere solo alcune righe perché io poi lo disferò e non lo farò così. Allora, dove abbiamo la maglia bassa, lavoriamo la maglia bassa sempre al centro della V. Dove abbiamo la maglia bassissima, la lavoriamo, io la lavoro in costa davanti. Se voi non riuscite, lavoratela pure in costa dietro, che viene lo stesso. Però lavorate una costa sola e fate la maglia bassissima. Poi di nuovo la maglia bassa, sempre dentro la V, in mezzo. E poi io lavoro la costa davanti. Qua è un pochino larga, scusate, l'ho lavorata male, ma l'aggiustiamo, no? La maglia è bella per quello. Quindi entro nella V in mezzo e poi la maglia davanti, scusate, la costa davanti della maglia bassissima. In mezzo alla V, quella gialla, e la maglia bassissima. In questo modo aggiungiamo, vedete, delle maglie. Si ha comunque un effetto di costa in rilievo rispetto appunto alla maglia bassissima. Non è uguale perché se continuaste a fare i giri vedreste veramente la differenza, però secondo me 1, 2, 3 giri a seconda di quello che preferite vengono bene, il lavoro funziona. Ecco, tutto qua, volevo condividere questa cosa con voi, visto che l'ho lavorata, molti di voi magari la conosceranno già, ma sono sicura che a qualcuno sarà utile. Grazie e a presto, I love crochet!